Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi vi porto all'Exans 2024, la fiera internazionale della profumeria a Milano. Quest'anno in realtà sono appena tornato ed è stato una settimana molto intensa. Non solo perché settimana prossima, martedì, oggi è martedì, quindi tra una settimana esatta, parto per il Giappone, quindi starò via 3 settimane, quindi mi dispiace per le prossime 4 settimane. Ho cercato di coprire il più possibile con i contenuti, ma probabilmente vedrete invece che soliti 2 video a settimana ne vedrete uno. È il massimo che posso fare, però in caso seguitemi. Se mi seguite su Instagram cercherò di postare molto più spesso lì, ovviamente, se volete seguire anche il mio viaggio in Giappone. E non solo perché sto cercando di coprire con i contenuti, quindi fare tanti contenuti che coprono il Giappone oltre alla mia classica routine, ma perché siccome sono partito mercoledì per Milano, mercoledì mattina, ho dovuto coprire in quei 2 o 3 giorni tutti gli allenamenti, quindi box e palestra. Ho fatto doppio allenamento tutti i giorni e anche yoga eccetera prima di partire. In più era anche Mahashivratri, la notte più importante dell'anno nel mondo spirituale dello yoga. Era giovedì, che era un giorno in cui ero alla festa, cioè in cui ero all'Exans, e in più c'era la festa finale dell'Exans, quindi fatalità, un disastro. Sapete quando tutto accade troppo attaccato una cosa dietro l'altra? Ecco, e fatalità, è andata così. Ho cercato di fare il possibile, tra l'altro c'era anche un Ikadashi di mezzo, quindi un digiuno, veramente come David Goggins, portarsi al limite è stato incredibile questa settimana. Però ce l'abbiamo fatta e adesso mi sto preparando al Giappone. E invece l'Exans è andata bene, nel senso che alla fine ho incontrato un sacco di brand nuovi. Mi sono piaciuti molto, ve lo dico subito, i brand orientali, come Edit o come Japan Fragrances o J qualcosa, e mi è piaciuto molto il brand coreano che ho incontrato anche lì. Mi è piaciuto, diciamo che il mondo asiatico mi è piaciuto un po' più delle altre cose. Le altre cose a volte sono un po' sentite, sono tanti brand che sono un po' ripetitivi, quindi purtroppo sono cose già sentite per chi è abituato al mondo dei profumi. Però d'altro canto quest'anno è stato anche molto più grande confronto agli altri anni. Gli altri anni mi ricordo, a parte che era in un posto diverso, quindi io sono arrivato il primo giorno e ho sbagliato subito posto perché pensavo fosse nel padiglione solito, e invece l'hanno spostato in un padiglione enorme in cui c'era uno spazio gigantesco, ed è stato bello perché comunque c'era spazio, c'erano più cose ed è stato piacevole. Però diciamo che i brand, alcuni più belli, altri un po' meno, e i brand, quello che mi è piaciuto di più è stato Tombstone, un brand cinese mi sembra. Mi hanno anche lasciato una fragranza ed è un brand che è proprio basato tutto sul cimitero, sul mondo cimiteriale, quindi odori, qualcosa di un po' più artistico, qualcosa veramente di nicchia. E diciamo che il pattern ricorrente parlando con questi brand è stato in questi giorni: ma la nicchia esiste ancora? Perché anche l'Exans si sta aprendo a brand sempre meno di nicchia, ma la nicchia in realtà non esiste quasi più, perché una volta il commerciale era quello che si trovava da Sephora e già non tutti ce l'avevano. Adesso non solo tutti hanno probabilmente qualcosa di commerciale, ma quasi tutti hanno la nicchia. Chi è appassionato di profumi già valuta quasi prima la nicchia del mondo commerciale, quindi esiste veramente ancora la nicchia? Il mio pensiero è sì, ma forse non sono nemmeno quei brand che adesso troviamo nelle fiere, o forse li troviamo ma magari molto specifici come questo Tombstone o Edit, quindi brand che sono ancora più cioè proprio ricercati, ancora più particolari di brand di nicchia ma piaccioni, che funzionano ma sono comunque piaccioni. Quindi magari chi, anche se fa brand di nicchia, crea fragranze per vendere, quindi cloni tra virgolette di altre fragranze, ma non in senso negativo, semplicemente DNA che già funzionano o cose che già funzionano. Quindi in realtà secondo me la nicchia di prima è diventata un po' più commerciale, un po' più aperta a tutti, ed è per quello che il mondo dei profumi è scoppiato. La nicchia vera si sta creando una nuova nicchia, quindi questo è un po' il mio pensiero. Ecco qua, i primi giorni in realtà li ho dedicati quasi semplicemente ed esclusivamente al public relation, quindi sono andato in giro a incontrare persone, brand, avevo appuntamenti di lavoro, cose di collaborazioni. Ho passato anche il tempo tanto con gli altri miei creator, con Alex, i miei amici, Silvia, la sua ragazza che adesso anche sta aspettando un bambino, con Matilda Sinister, il suo ragazzo. Ho incontrato Niccolò, abbiamo fatto un sacco di amicizia, un altro creator, un influencer. Ho incontrato anche molti di voi, quindi i primi giorni in realtà sono stati solo per gli addetti all'ambito e più che altro li ho spesi per fare public relation, e l'ultimo giorno l'ho dedicato a esplorare qualcosa di mio, quindi sono andato proprio in giro da solo e ho esplorato vari brand, ho incontrato anche altri brand eccetera. L'ultimo giorno invece era anche aperto al pubblico
appena arrivato ho visto una coda infinita di gente, però è stato molto bello perché ho avuto invece modo di incontrare molti di voi. È stato sempre bello vedere voi che mi riconoscete, che mi fate una foto, che mi dite ma quanto sei grosso dal vivo in confronto alla videocamera, che non so perché non dimostra che sono 1,90 per 90 kg, 1,86 dai, però ci siamo. Però è stato piacevole, bello anche a livello di contenuti, mi è piaciuto creare. I profumi è qualcosa che mi ha sempre appassionato, non è la mia passione più grande, però c'è una community talmente piccola e bella, e anche gli altri creator, ci sono delle faide tra i creator, però comunque è divertente, è bello, alla fine dei conti c'è un po' di competizione ma si vogliono tutti bene e ognuno comunque crea contenuti a modo proprio ed è un ambito talmente artistico che c'è spazio per tutti, ognuno veramente può parlarne come vuole ed è bellissimo. Quindi ovviamente non so quanto parlerò in futuro di profumi per tutta la vita, è una passione che comunque rimane, era più legata alla mia parte di prima in cui lavoravo nella moda ed ero più legato al creare la versione migliore di me dal punto di vista esteriore. Adesso la sto cercando di migliorare un po' di più dal punto di vista interiore, quindi creerò contenuti anche e soprattutto su quello, però sicuramente rimarrà nel mio cuore e rimane tuttora nel mio cuore. Io ogni fiera ci sarò e continuerò a, se trovo qualcosa di interessante, a parlare anche di argomenti artistici legati al beauty e alla cura di sé anche dal punto di vista esteriore, come i profumi. Quindi è veramente un ambito incredibile vedere e conoscere questi brand di persone, i nasi che creano, anche semplicemente incontrare i miei amici, uscire a cena con loro. Alla sera poi ci sono sempre stati gli eventi, c'è stato l'evento di Laurent Mazzone, è sempre bellissimo. Quindi c'è stato l'evento di Laurent Mazzone la prima notte, sempre con qualcosa di gala, e poi la sera c'era un evento di Marcoccia, la seconda sera, quindi in una discoteca, quasi Red Room, quindi era anche tutto tema un po' a luci rosse, veramente cose particolari ma molto divertenti. E poi c'è stato anche la cena di gala ultima, vari altri eventi, cene, c'è stato anche un piccolo fuori Xans, in cui sono andato a vedere Grandiflora, un brand bellissimo di fiori. Ho conosciuto Saskia, la proprietaria, che mi ha spiegato, lei è di Sydney, ha tutto questo negozio di fiori, quindi poi ha creato il brand. Quindi anche la parte botanica dietro i profumi, degli ingredienti, è proprio bella, di queste persone che sviluppano questa ricerca prima di creare il profumo. Ho incontrato vari nasi, varie persone dietro ai brand importanti, ovviamente Paolo e Tiziana Terenzi come sempre, ho incontrato il signore di Bon Parfumeur, tantissima gente incredibile, Laurent Mazzone in persona, quindi è stato veramente bello. Ed ecco qua ragazzi, se volete vedere i miei vlog li ho postati come short oppure sul mio Instagram, se avete qualsiasi domanda scrivetemi lì e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!